Siamo pronti, Dado? Sempre più Andiamo. elegante tu quando vai a farti la doccia, Certo, io ho l'accappatoio smoking. Rita si è già lavata, adesso ci prepara 2 spaghettini e andiamo a visitare la città. Certo, sì. Queste sono le energie che ci serviranno per andare a visitare Stoccolma. Orecchiette alla cime di rapa. Magari, no? Magari, orecchiette al pesto. Semplice pesto. Ce le ha preparate la Rita e poi ci hai preparato... Ah, abbiamo ancora delle melanzane ripiene al sugo, Sì. a me va benissimo, guarda, mezza di quella con un Sì, piatto di anche a me, orecchiette mezza. e broccoli. E un po' di broccoli. Adesso li scaldiamo, li facciamo saltare un po' nell'olio. E poi ci vestiamo e usciamo subito, va bene? Sì, sì. Quindi buon pranzo a tutti amici, ci vediamo dopo, quando chiudiamo il camper per uscire, va bene? Non prima, ciao ciao. 3:30 amici, siamo pronti per andare a visitare il centro di Stoccolma. 10 minuti e dovremo raggiungere una metro da questa parte, spero. Abbiamo chiesto un'informazione a un signore gentilissimo, è spagnolo qua in Svezia e ci sta portando alla metro. ¿Cómo no, mi amigo? La subida es... Sì, è molto pendiente. Bueno, Grazie mille al signore spagnolo gentilissimo, ci ha già fatto eliminare 15 minuti, 10-15 minuti a piedi, ma un salitone, quindi mi ha detto c'è un salitone gigantesco, vi porto in macchina, grazie mille. Signore che ama il fresco, ecco perché è in Svezia. Ho detto ma come mai dalla Spagna sei venuta a vivere qui? Perché ama il freddo, è come Rita. Uguale. I bambini in Svezia non pagano la metro, capito Dado? Puoi viaggiare quanto vuoi tu, eh? Sì. È una metro completamente vuota. Il freestyle mi rovina sempre i video. Il navigatore, il freestyle, Sta sempre apparecchio, parlando qualcosa. qualunque apparecchio elettronico. Sette fermate e siamo al centro. È la prima metro che prendi? Sì. Sette fermate, siamo a Maria Torghet. Stiamo di nuovo uscendo fuori dalla metro e siamo già praticamente al centro dove volevamo essere noi. È un isolotto nel centro di Stoccolma. Sono alte queste scale. Eccoci qua, sbucati nel centro di Stoccolma. Rita, dove ci porti oggi? Siamo in un'isola, non hai studiato. Siamo in un isolotto appena sotto il centro di Stoccolma, è sempre al centro siamo, La vecchia Stoccolma. è più al centro di così. Rita, guarda che ti riporto in camper. Allora, dove ci porti? A passeggio. Ok, andiamo. Abbiamo visto in diretta l'uscita degli sposi dalla cattedrale, gli hanno tirato il riso, che felici devono essere oggi, eh? Domani un po' meno. No, sarò felice anche domani, dopodomani, bisogna vedere tra un paio d'anni. Eh sì. Comunque, tanta fortuna e figli maschi. Si è messo molto vento e è iniziato a piovere. Questo è il nord, questa è la Scandinavia, amici. Però le persone non sono molto scandalizzate, è pieno di persone in ciabattine, in pantaloncini, quindi terremo duro anche noi.
Non è che abbiamo molta scelta, eh. Tieni duro, tieni duro. Ma non è che sono molto felice. Comunque ci stiamo addentrando nella Stoccolma antica. Si parla del Medioevo. Stoccolma medioevale. Questo è un negozio di articoli da regalo. E queste sono i bicchieri dei vichinghi. Avevano delle corna. Sì, prima inizialmente erano questi, poi sono diventati questi e poi ci hanno messo anche il manico alla fine. Questa che ho appena inquadrato dovrebbe essere la banca principale di Stoccolma, Riksbank, dal 1895. Comunque amici, a luglio ci saranno 16-17 gradi e piove a Stoccolma. Però per il momento gran bella città, gran bel centro storico e anche abbastanza vivo. Le previsioni non mettevano pioggia e invece sta piovendo ormai da un'oretta e quindi ci siamo dovuti comprare 2 ombrellini per poter continuare a visitare la città. Il teatro Operan di Stoccolma e qua invece un monumento, adesso vediamo chi è e cosa rappresenta. Gustav II Adolf 1594-1632. Questi sono 2 bus che poi attraversano sicuramente anche i fiumi. I bus turistici che prendiamo, che abbiamo preso, però questi entrano anche in questi fiumi qua. Indovinate se Davide voleva salire? Prima però filmiamo poco a poco Gamla Stan a Stoccolma. Questo è il Palazzo Reale di Stoccolma. Wow, guardate che bella, amici. Probabilmente è la residenza attuale anche. Mentre invece quello che abbiamo visitato a Sigtuna, non ricordo adesso bene il nome, non è più abitato. O magari è una residenza estiva, non lo so. Questo è il palazzo reale attuale. C'erano le guardie anche fuori. Konung Gustav III. È ora di merenda e siamo entrati in una Coop che c'è qui al centro e ci facciamo un paninetto con prosciutto, formaggio e ci prendiamo anche un pomodoro, dato. Ci perdiamo ragazzi. Prima in un bar abbiamo visto un toast 18,50 €. Con 10 € ho 2 etti di crudo, formaggio, pomodori e pane. Adesso siamo in un baretto ristorante al centro e Rita si beve un caffettino.
meraviglioso locale, è una vineria e whiskeria si può chiamare, ci sono tutte le persone con tantissimi assaggi di whisky e infatti vedo anche qualcuno che cammina un po' storto. Viette bellissime, piene di localini con pub, con piccoli ristoranti, birrerie bellissime. Molto bello questa parte del centro. Beh, per oggi basta così, piove a dirotto da sempre e quindi rientriamo in camper. Domani usciamo dalla mattina, dalle 10 e visitiamo un'altra parte di Stoccolma e magari anche un museo bello dove c'è un galeone dentro, una nave vichinga, vediamo. Oggi le previsioni non mettevano pioggia e probabilmente abbiamo lasciato anche gli oblò aperti perché ci siamo fidati. E troveremo tutto allagato. Bus party, una marea di giovani dentro con musica, tipo una discoteca su un bus. Adesso altre 7 fermate e ci fermiamo a Malaroiden. E poi 10 minuti a piedi sino al camping. Biglietti fatti 84 corone, sono circa 7,50 € più o meno, credo. Bravo, fai attività che ti fa bene. Ti butta giù la glicemia. Prima io. Questo non lo so. Stiamo rientrando a casa e si è rasserenato il tempo. Domani visiteremo il museo Vasa, e Vasa è la nave da guerra ben conservata che affondò il giorno del varo nel 1628. È una nave che è affondata ed è rimasta poi Congelata per centinaia di anni. Congelata per centinaia di anni ed è, infatti l'hanno ritirata su ed è in perfetto stato, come il giorno del varo. Sarà bellissimo, domani ci svegliamo presto, speriamo che non piova e godremo di una bella giornata. Oggi abbiamo fatto una passeggiata nella parte storica di Stoccolma, molti ristoranti, molti negozietti per i turisti, negozietti di souvenir, niente di così straordinario, niente di così antico, eppure è una città medievale, una parte medievale, niente palazzi vecchissimi o stradine, sì, qualche strada ciottolata, ma comunque Stoccolma sembra una bellissima città. Bisognerebbe rimanerci un mese e farsi portare ogni giorno da qualche parte, da qualcuno che ci abita, che la conosce. Noi così sicuramente perderemo tanto e non ci voglio neanche rimanere una settimana, faremo 3 giorni. 3 giorni visitiamo le cose principali che ci dice Google. Profondo dispiacere, abbiamo lasciato gli oblò aperti durante questa giornata di pioggia. Come sarà il camper? Allagato. No, speriamo di Ma no. magari qua non ha neanche più tutto. Sì, figurati. Boh, sembra Asciutto. Bisogna vedere più in là però. È più asciutto di noi. Davvero? Acqua zero? Zero. Grande. La fortezza! 9 della sera e Rita ha preparato una caprese con Avocado. avocado. Sì, Grande. guacamole e la salsa. Il guacamole si fa con l'avocado, Sì, però. sì, Ok. Ok, in TV abbiamo tennis e poi ci rilassiamo tranquillamente nel nostro camperone. Il programma di domani mattina ve l'ho già Illustrato. illustrato espresso.
Grazie, Dado. Niente. Non sempre mi vengono le parole giuste. Dado me le tira fuori. O le tira fuori da solo. Ci vediamo domani, ragazzi. Domani mattina. Ancora per visitare Stoccolma. Ciao a tutti. Buongiorno a tutti amici. Il secondo giorno a Stoccolma. Sono le 9:15. Oggi ci siamo presi il lusso di svegliarci alle 8:30. Noi, io e Dado. Rita si è svegliata prima. Non mi svegliavo alle 8:30 da qualche anno. Ne avevo estremamente voglia e bisogno. Come vi ho detto ieri, quando siamo pronti raggiungiamo di nuovo la metro e anziché scendere dove siamo scesi ieri per vedere il Gamla Stam, proseguiamo e arriviamo sino a un bellissimo museo. La metro dovrebbe proprio fermarsi a qualche minuto dal museo. Buongiorno, ci sono anch'io. Buongiorno anche alla Rita che ha già preparato tutto e si è preparata anche lei. Sì. Le manca solo un pezzo, 1-2 pezzi e basta. Ah sì, di vestiario Sì. dici, anche un pezzo da fare ancora, Anche. devo fare ancora il letto. Anche un letto da fare. Devo rifare il letto. Dado si sta lavando faccia e denti e poi siamo pronti. Poi si esce, sì. La giornata è sempre pessima, anzi oggi in più si è aggiunto il vento. Quindi è nuvoloso, piovigina, ha piovuto tutta la notte e adesso c'è anche vento. Niente, porteremo pazienza. Vedete? Il vento che c'è, quanto si muovono anche questi alberi, i rami. È così, Eccoci qua. pazienza. Non fa nulla, ragazzi, non fa niente. nulla. Comunque, dopo questo tour a Stoccolma, se riusciamo oggi a visitare sia il museo e sia il centro nuovo di Stoccolma, possiamo anche proseguire il viaggio. Sì, domani si parte. Una domenica d'estate, 10 del mattino, affrontiamo la prima salita che ci porterà alla metro. Buongiorno, buona domenica, anche se questo video non uscirà di domenica forse. Oggi la Rita si è coperta un pochettino di più, Di nuovo qua, di nuovo facendo i biglietti. 84 sec, quindi intorno ai 7 euro, 3,50 € a biglietto. Prima metro e si arriva a Maria Torghet, si scende, si attraversa la strada, si prende un'altra metro e si arriva al museo. Siamo scesi a Maria Torghet per prendere un'altra metro, ma praticamente dobbiamo solo passare da una metro all'altra stando dentro, quindi 10 secondi saliamo su un'altra che ci porta a Slussen. Da Slussen scendiamo e dobbiamo prendere un bus, quindi 2 metro e un bus per arrivare al museo Vasa. E beh, una è quella che abbiamo preso, una è quella che prendiamo adesso più il bus. Ah, io non ho capito che dovessimo prendere anche un bus. E questo è il 76 Ropsten che dobbiamo prendere. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Vasa Muset, qua a destra. Destra, destra, destra. Adulti 220 sec e sotto i 18 anni gratis. Sei molto fortunato che non devi pagare, se no poi pulizie in campo, sbattere i tappeti per recuperare l'ingresso. Ragazzi, preparatevi a vedere una nave da guerra perfettamente conservata. Che meraviglia! Che meraviglia!
Adesso cerco di farvela vedere meglio, c'è buio. Nel 1626 il re Gustavo III Adolfo commissionò la costruzione di una grande nave da guerra per blindare l'armata svedese. L'imbarcazione superò tutti i record dell'epoca. 64 cannoni, 1200 tonnellate e un albero in grado di sopportare 10 vele. Il 10 agosto 1628 la Vasa si prepara a salpare dal porto di Stoccolma. I cannoni sparavano a mo' di festa e tutte le paratie erano aperte. Man mano che la Vasa lasciava il porto, il vento iniziò a farsi sempre più forte fino a far inclinare l'imbarcazione, provocando così l'afflusso dell'acqua all'interno delle cannoniere. La nave non poté sopportare il proprio peso e affondò a pochi metri dal porto di Stoccolma. Questa è la Vasa in scala da 1 a 10. Oggigiorno la Vasa vanta il titolo di nave del XVII secolo meglio conservata al mondo. Conserva il 98% degli oggetti originali e centinaia di sculture in legno. Il Vasa Musette si costruì al solo fine di custodire questo gigante marino e offrire ai visitatori una panoramica generale delle esperienze di navigazione dell'epoca. Peccato amici, c'è molto buio, è molto buia e non riesco a farvela vedere bene. Ci sono delle sculture in legno lungo tutta la nave ed è di una grandezza assoluta, assurda. Dopo che la nave è affondata è rimasta ben 3 secoli sott'acqua ed è stata poi ripescata nel 1961 e sottoposta al restauro. A partire dalla prua hanno intagliato, comunque ci sono le sculture di tutti gli imperatori romani. Mi dispiace molto che c'è un buio pesto, come se non avessimo pagato il biglietto. Dovrebbero illuminarla di più, ma perché? Forse per conservarla meglio, forse le luci la rovinerebbero, non lo so. Ma c'è proprio buio anche dal vivo, poi vabbè nell'inquadratura con la GoPro ancora peggio. Ma si potrebbe apprezzare molto meglio. Adesso stiamo salendo all'ultimo piano e la possiamo vedere dall'alto. Queste sono tutte sculture in legno presenti nella nave, recuperate anch'esse. Immaginatevela questo galeone completamente colorato, quindi adesso è color legno e solo marrone perché è stato 300 anni sott'acqua, ma doveva essere interamente colorato, doveva essere stupendo. Adesso la vediamo dal punto più alto e poi riscendiamo. Dal vivo è pazzesca. Chissà quanti alberi hanno tagliato per poterla costruire, sicuramente questa informazione da qualche parte c'è.
è rimasta a 32 metri sott'acqua per 333 anni. E qua ci fanno vedere le dimensioni. Qua sotto la vasa, vedete, e qua in mezzo il Titanic, e quella su è la nave più grande del mondo, credo. Museo stupendo, bellissimo, grazie mille. Usciamo, andiamo a visitare qualcos'altro. È ora di pranzo e il ristorantino l'abbiamo trovato. Si chiama Fiore. Ci sono anche dei bei tavoli fuori. Se si può mangiare fuori glielo chiediamo. È tutto prenotato, ma fuori possiamo mangiare e a noi piace. Mangiamo fuori. Non c'è così freddo oggi. Tavolo imperiale. Bellissimo. Ah no, dato. È bello. Tavolo imperiale. Se vi piace di più da un'altra parte, ma lì stiamo bene. Tondo e comodo. Quindi oggi mangiamo da Fiore all'aperto. Purtroppo dentro è prenotato, è tutto prenotato. Ci deve essere qualche ricevimento, sono tutti vestiti di bianco, quindi magari qualche cresima, qualche battesimo, non lo so, qualcosa del genere. Però anche fuori si sta bene, oggi non c'è freddo. Abbiamo preso io un vitello tonnato, Davide un menù bambino dove c'è pasta alla bolognese, carne eccetera, e Rita un piatto che non sappiamo bene che cos'è, Beh, carne arrosto con verdure. Non lo il vino sai. sta arrivando, un rosé abbiamo preso. Salute amici. E comunque ci beviamo un rosatino del 2023, un Louison della Provenza, francese. Sono arrivati i nostri piatti, il mio deve ancora arrivare, ma abbiamo quello di mamma e di papà. Questo è quello di mamma, che non si sapeva cosa fosse. No, lo sapevo, vedi che c'è la carne sotto con le verdure, le patate. Come si chiama? Sentiamo. Non mi ricordo. Comunque Però sembra bello. Questo è invece Il vitello tonnato. il vitello tonnato, molto Bello. bello anche questo, fai sentire. E questo è per Dado. Questi sono gli spaghetti alla bolognese di Dato. Il primo è andato e adesso sentiamo i pareri di tutti. Il mio era ottimo. E si può notare. Ho lavato tutto, ho pulito il piatto. E il mio era un pochettino nauseante, non sono abituato a tanta salsa, tanta maionese così di questo piatto che è tipico, il vitello tonnato e così, ma preferisco io una bistecca arrosto con sale e punto. Il mio invece era abbastanza buono, ovviamente una pasta italiana e all'estero non è buona come in Italia, ma ero consapevole di questo. Tutto sommato è andata giù, che è un piacere. E il vino, nonostante 10 giorni di antibiotico e quindi ho perso l'abitudine perché non ho bevuto mai in 10 giorni, il vino ce lo stiamo finendo. Nel telefono la MotoGP e nel piatto uno splendido dolce. Sono arrivati i dolci, si sono lasciati attendere un bel po', però Cioccolato, pallina di cioccolato. sembrano buoni. Abbiamo pranzato, abbiamo visto anche la gara di MotoGP, ha vinto Nuvola Rossa, adesso continuiamo la scoperta di Stoccolma. Abbiamo pagato intorno ai 150 euro una terrina che era come una scodella di spaghetti alla bolognese, un vitel tonné, una bistecca di Rita con 4 patate a cubetti, carino il piatto, una bottiglia di vino rosé e 2 dolci, 50 euro a persona.